Questa maschera potrebbe essermi d'aiuto in quei momenti un po' bui, per nascondere le lacrime, ma soprattutto per ridarmi il tempo e la forza di rimettermi in carreggiata a viso scoperto. Così immagino il paese delle maschere narranti. In evidenza c'è il tempo che passa. Ogni passaggio è un'attesa di settimane, mesi. Ogni fallimento altrettanto. Bisogna avere molta pazienza, però ci sono i momenti in cui si esplode, come un vulcano, o ci si sente forti come la potenza delle cascate, o in cui non sai dove stai andando. Però c'è sempre la speranza di un nuovo giorno, come di un messaggio nella bottiglia che ti fa sperare che non è finita. Vagavo in questa fitta foresta. I miei piedi tentennano perché il sentiero non è per niente chiaro e mi sembra di non andare da nessuna parte. Ho paura di essermi persa. Compare una bellissima fata che mi affida la materia magica, delle piume colorate che hanno il potere di volare e di accompagnarmi nella giusta direzione. Un viaggio di 1000 miglia comincia sempre dal primo passo. Salite con me e troveremo il sentiero da percorrere insieme. Ho un ottimo GPS. Sono Sakura, il guerriero della foresta incantata. Il mio è uno spirito combattivo. Sono capace di rialzarmi ad ogni caduta. Non abbasso la testa. Il mio sguardo è fisso all'obiettivo. Ho un'energia travolgente e sono in grado di prendere per mano le maschere che incontrerò lungo la mia strada. Mi fermo e capisco subito che la regina al comando della foresta incantata deve aver perso il controllo della situazione e tutti quelli sotto di lei sono rimasti senza una guida, me compresa. Non mi spavento. Conosco bene questa sensazione di caos, quando nella testa sembrano esserci solo un mucchio di fili intrecciati e non riesci a trovare il capo della matassa. L'essere inquieto è un omino piccoletto e magro. È tutto vestito di nero e cammina curvo, ma velocemente, cambiando continuamente direzione. È ansioso e il suo animo sembra turbato da qualcosa. A tutti quelli che incontra inizia a porre domande, ha timore di ogni risposta e non si fida di nessuno. Quando passa lui, la montagna attorno cambia forma, il cielo si addensa di nubi e minaccia tempesta. Si aggirava nella foresta, in mezzo all'oscurità, aspettando il momento giusto per togliere la maschera alla regina. Aveva bisogno di un volto, uno qualsiasi. Il suo lo aveva perso ormai in un tempo lontano, quando nel disperato tentativo di raggiungere un obiettivo aveva perso anche se stesso. Pezzi di istruzioni, di medicinali stropicciati e cerotti rotti. Campanelle per rappresentare la dissonanza dal mondo attorno. Il fatto di sentirsi diversi, sbagliati. Io sono la dissonanza, un tumultuoso disorientamento che attraversa ogni tua giornata e tutti coloro che incrociano il mio sguardo. Niente più sonni tranquilli. Non trovo la strada per uscire da questo caos. Guarda intorno a te. Stabilisci la tua posizione ferma rispetto ai punti cardinali. Ritorna ad apprezzare le piccole cose della quotidianità e ritroverai l'orientamento. Ora calmati, fai un bel respiro e siedi. Devi imparare a fare un passo alla volta. Incomincia a prendere il sentiero che più ti aggrada e inizia a percorrerlo con fiducia. Goditi il cammino, i fiori e il sole che splende lungo il percorso. La strada sarà lunga, ma insieme arriveremo al traguardo. Ecco l'essere inquieto, impegnato a sistemare la maschera della regina alla fine di quel lungo filo funambolico. Bisognerà riuscire a rimanere a lungo in equilibrio. Il vento tira forte e il rischio di cadere è alto. Insieme però possediamo ciò che ci serve per intraprendere questo obiettivo. Se cadremo non importa, troveremo le forze e il coraggio per rialzarci e riprovarci. Ci stringiamo forte la mano e iniziamo.
Io sono colui che genera confusione. Io sono il più forte e distruggo tutto. O credo, sì, forse. Il mio talento è l'ansia. Tu sei sicura del tuo? Tu vuoi rubare anche il mio talento, ma non ci riuscirai. Devi riconsegnare la maschera e tutto tornerà come prima. Da quando abbiamo scoperto che l'essere inquieto non è poi così cattivo, ma anzi è quasi un nostro alleato, la nostra visione sulla vita e sulle sue difficoltà è cambiata. Depone le armi e ci consegna la maschera narrante della regina. Questa volta la ricerca non è faticosa, ma è piacevole e divertente. I colori e la luce ci mettono di buon umore. Bisogna avere fede e pazienza e insieme riporteremo la felicità e la pace nella nostra foresta. Soltanto una cosa rende impossibile realizzare un sogno: la paura di fallire. Finalmente siete riusciti a trovarmi. So bene che il viaggio è stato più lungo di quanto vi sareste aspettate, che molte volte avete creduto di esservi perse ed avete cercato nel profondo di voi stesse la forza per ritrovare la strada e mettervi nuovamente in cammino. So che l'essere inquieto vi ha costretto a camminare nel buio per molti giorni, fino al punto di farvi pensare che non avreste mai più rivisto le cose con gli stessi occhi e gli stessi colori. Ma ora che siete riusciti ad arrivare, ho un messaggio per voi. Vi siete ritrovate su quest'isola da sole e il cammino vi ha portato a conoscere altre persone, ognuna con il proprio potere e con il proprio bagaglio. Non siete sole, non siete sbagliate, non siete diverse e nemmeno inadeguate. Tutte insieme avete fatto un ottimo lavoro. Abbiate fiducia e quando vi sembra di non riuscire a vedere il sentiero da percorrere, provate a spostarvi leggermente. Le cose guardate da un altro punto di vista possono cambiare completamente. Quando ti perdo, poi ci ripenso, come se fosse la fine del mondo. No, non avere paura quando vai a dormire sola e la stanza sembra vuota e ti senti il cuore in gola. Non avere paura, mi prenderò cura io di te. Oh.